Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e oggi vi parlerò di un metodo innovativo per coltivare le piante. Sto parlando del sistema idroponico NFT o Nutrient Film Technique. Ho già fatto un video sul sistema Cracky, che è il sistema idroponico più semplice e alla portata di tutti. Ma se siete appassionati di orticoltura fuori suolo o semplicemente siete curiosi di sapere come funziona il sistema NFT, questo video è per voi. Il sistema idroponico NFT è una tecnica di coltivazione fuori suolo in cui le piante crescono con le radici irrovate da un sottile strato, appunto un film di soluzione nutritiva che scorre continuamente in una canalina. Ecco come funziona il sistema NFT. La pompa ad immersione dal serbatoio spinge la soluzione nutritiva nei canali di coltivazione attraverso delle tubazioni. La soluzione quindi forma un sottile strato lungo il fondo dei canali, bagnando delicatamente le radici delle piante. È in questo modo che le radici assorbono i nutrienti e l'acqua della soluzione nutritiva. Poiché la soluzione è in continuo movimento, le radici ricevono un apporto costante di nutrienti e ossigeno. La soluzione nutritiva, che non viene assorbita dalle piante, scorre verso il fondo dei canali e ritorna al serbatoio attraverso i tubi di ritorno. Da qui viene nuovamente pompata nei canali, creando un ciclo continuo. Ma come funziona esattamente? Penso che per spiegare nel dettaglio il funzionamento del sistema NFT sia meglio farlo nel mentre che vi illustro i componenti principali di questo sistema. Intanto ve li elenco e poi li vediamo uno ad uno. Il serbatoio contiene una soluzione nutritiva, una miscela di acqua e nutrimenti essenziali per le piante. I canali di coltivazione, dove vengono posizionate le piante. I canali sono posizionati con una leggera inclinazione per permettere alla soluzione nutritiva di scorrere e raggiungere le radici delle piante che si adagiano sul fondo del canale. La pompa dell'acqua che spinge, o meglio pompa la soluzione nutritiva dal serbatoio ai canali di coltivazione attraverso i tubi di collegamento. Le tubazioni di mandata connettono la pompa, il serbatoio e i canali, permettendo il flusso continuo della soluzione nutritiva. Canali di raccolta e tubazioni di ritorno. Il canale di raccolta raccoglie appunto la soluzione nutritiva in eccesso che scorre attraverso i canali e la riporta nel serbatoio per effettuare il ricircolo. Il temporizzatore che scandisce i tempi per l'irrigazione. Struttura per il sostegno delle canalizzazioni. Contenitori o supporti per le piante. Possono includere vasetti in cui sistemare i cubi di lana di roccia o altri materiali che tengono le piante in posizione all'interno dei canali. Queste sono le componenti principali di un sistema NFT. Adesso vediamoli nel dettaglio. Il serbatoio. Il serbatoio è solitamente realizzato in plastica resistente e opaca per prevenire la crescita delle alghe, che possono proliferare se esposte alla luce. Alcuni serbatoi sono verniciati di nero o sono costruiti con materiali che bloccano la luce. La dimensione del serbatoio varia a seconda delle esigenze del sistema e del numero di piante coltivate. Ad esempio, un serbatoio di base può contenere circa 100 litri di soluzione nutritiva. All'interno del serbatoio è presente una pompa ad immersione che spinge la soluzione nutritiva nei canali di coltivazione. Talvolta, e obbligatoriamente se si utilizza una soluzione nutritiva organica, nel serbatoio si introduce un ossigenatore che ha lo scopo di introdurre delle microbolle di aria nella soluzione nutritiva, aumentando il livello di ossigeno disciolto nell'acqua. Solitamente è un manicotto di tipo Venturi che per via della depressione nella strozzatura del Venturi aspira l'aria. L'ossigenatore aiuta a mantenere la soluzione nutritiva in movimento, prevenendo la stagnazione che può portare alla crescita di alghe e comunque dei batteri dannosi. Un buon livello di ossigeno disciolto favorisce la crescita sana delle radici, riducendo il rischio di malattie radicali come ad esempio il marciume radicale. Ottimizza l'assorbimento dei nutrienti, poiché con più ossigeno disponibile le radici possono assorbire i nutrienti in modo più efficace, migliorando la crescita e la produttività delle piante. I canali di coltivazione.
Faccio una piccola precisazione. Sul mercato dell'idroponica si possono trovare sia canali tondi, sia canali quadri o rettangolari, ma anche trapezioidali. I migliori secondo me sono quelli rettangolari con il fondo rigato, ma noi che siamo dei maker inside preferiamo costruirci le canaline da soli e abbiamo a disposizione diversi tipi di articoli tecnici da cui possiamo attingere da qualsiasi magazzino di edilizia e fai da te. Pertanto tralascio tutte le canaline pronte all'uso disponibili nei negozi online di idroponica, non solo perché ci piace costruirci le cose da soli, ma anche perché andremo a risparmiare un sacco di soldini. Canaline in PVC, grondaia tonda. Le canaline più diffuse a livello hobbistico sono sicuramente quelle a profilo tondo, perché sono generalmente più facili da reperire e più semplici da installare rispetto a quelle rettangolari o con profili complessi. La loro forma si presta ad un montaggio rapido e senza complicazioni, anche perché ci sono parecchi accessori come giunzioni, tappi, curve e riduzioni. Il profilo tondo necessita comunque di sostegni adeguati per impedire la rotazione della canalina. La grondaia quadra, anche se meno diffusa, si presta bene comunque ad essere utilizzata come ambiente di crescita per l'idroponica. In questo caso i costi da sostenere per fare un impianto sono leggermente più alti. Nel caso delle canaline quadre possono essere appoggiate direttamente sulla struttura senza l'utilizzo di appositi sostegni. Entrambe però presentano un problema di manutenzione, infatti diventa difficoltoso pulire al loro interno proprio perché sono fatte da un pezzo unico. Le canaline per gli impianti di condizionamento. A mio parere le canaline per le condutture utilizzate per il condizionamento sono quelle che si prestano meglio a fare i sistemi NFT. Sono formate da due pezzi, la base che di solito è forata per il fissaggio a muro ed il coperchio. Se noi le utilizziamo al contrario, ovvero sia il coperchio come base e la base come coperchio, possiamo eseguire i fori che ospiteranno i vasetti per il substrato. Le canaline in film plastico con sostegno esterno. Esiste un altro tipo di canalina molto più economico e di facile manutenzione. Si tratta di canaline composte da un film plastico per uso agricolo, quello bianco e nero per intenderci. I sostegni esterni sono costituiti da tondelli di ferro saldati elettricamente a formare un traliccio a forma di V. Questi tralicci normalmente trovano impiego nella costruzione di solai in calcestruzzo, ai quali forniscono stabilità e resistenza. Noi li useremo al posto delle canaline. Li rivestiremo di un film plastico in modo che la soluzione nutritiva scorra al suo interno. L'economicità è la vera forza di questo tipo di canaline. La pompa. La soluzione nutritiva viene inviata alle canaline utilizzando una pompa ad immersione all'interno del serbatoio, che spinge la soluzione nelle condotte di mandata del sistema. Le tubazioni di mandata. Per far arrivare dalla cisterna la soluzione nutritiva fino alle canaline di crescita, abbiamo detto che necessitiamo di alcune tubazioni. La pompa solitamente è collegata con un tubo in PVC o semplicemente con un tubo per irrigazione del diametro di 16 mm o meglio da 20 mm se il numero di canali lo richiede. Da questi tubi poi si diramano altri tubicini, solitamente del diametro di 5 mm, che sono inseriti nella testa del canale. Poi a scelta si può decidere se far convergere la soluzione in uscita dalla canalina in un'altra oppure se fare in modo che ritorni alla cisterna. Nel primo caso si aprono due scenari. Se le canaline sono collegate in sequenza diretta attraverso dei giunti o curve, come nel caso delle tubature tonde, non ci saranno tubi di scarico tra una canalina e l'altra. Mentre se sono collegate in modo diretto sarà necessario utilizzare un tubo del diametro di 16 mm per far confluire lo scarico del canale precedente nella testa di quello successivo.
In questi casi stiamo parlando di configurazioni a serpentina o semplicemente detti AS. In queste configurazioni le pendenze delle canaline sono una opposta all'altra. Ovviamente l'ultima canalina avrà in coda una tubazione di ritorno al serbatoio. Come dicevamo prima, esiste anche un'altra configurazione un po' diversa, cioè quella in cui ad ogni canale ci sia un tubicino di mandata. Ad ogni modo, essendo il sistema CFT un sistema a ciclo chiuso, la soluzione nutritiva necessita sempre di tornare nel serbatoio per essere ossigenata e ricircolata. Quindi adesso vediamo i canali di raccolta e le tubazioni di ritorno. Le soluzioni nutritive, una volta che hanno attraversato tutte le radici e raggiungono la coda dell'ultimo canale, finiscono in un canale di raccolta per finire nuovamente nel serbatoio. Nei casi più comuni i canali di raccolta sono dei normalissimi canali di crescita senza il coperchio, altre volte invece sono dei tubi in PVC del diametro di 50 mm, in cui confluiscono dei tubi del diametro 16 mm in uscita dai canali. Il temporizzatore. La soluzione nutritiva viene pompata nei canali di crescita in tempi stabiliti e in funzione di alcune variabili, come la temperatura esterna, il tipo di coltura, l'ora del giorno e altri fattori. Il temporizzatore deve essere di facile programmazione. Si possono usare anche quelli a rotella con una scansione del tempo di un quarto d'ora. Oppure si può usare un microcontrollore come l'ESP32 in cui caricare un programma di esecuzione degli start e stop della pompa, pilotando così dei relè. Faccio una premessa prima di iniziare a illustrare le strutture, perché in quello che andrò a dire in questa sezione tiene conto esclusivamente della luce solare e non di quella eventualmente che si può aggiungere artificialmente. La scelta della struttura portacanaline è importante perché è direttamente responsabile del sesto d'impianto, ovvero sia del numero di piante coltivabili per metro quadro di superficie occupata a terra. Sono stato un po' contorto, adesso mi spiego meglio. Supponiamo di dover trapiantare delle piantine di lattuga gentilina, ma abbiamo a disposizione solo 1 metro quadrato a terra. Sapendo che questa lattuga necessita di un sesto d'impianto di almeno 25 cm tra pianta e pianta e almeno 30 cm tra le file, direi che ci possono stare da un minimo di 12 piantine fino a un massimo di 16, ben sapendo che durante la crescita sborderà sui lati esterni. Quindi teniamo bene a mente il numero massimo, cioè 16 piantine. Adesso andiamo a vedere cosa succederebbe se a parità di superficie occupata a terra, cioè 1 metro quadro, andassimo a prospettare diversi tipi di strutture. Per comodità qui ne metto solo 8, ma si potrebbero combinare anche tra loro. Vediamo la prima. In piano. Praticamente con questa struttura abbiamo solo alzato il piano di lavoro a un'altezza più ergonomica a favore della nostra schiena. Ovviamente bisogna lasciare lo spazio per i camminamenti, quindi il numero massimo di piantine per metro quadro è identico a quello in piena terra. Struttura a più piani. Questa struttura è la diretta evoluzione verticale di quella precedente. Infatti si tratta di aggiungere altri livelli sempre in piano, ma superiori al primo piano. Ovviamente non avranno la stessa resa per metro quadro di quello alla base. Questo è dovuto al fatto che man mano che si aggiungeranno i livelli superiori, bisognerà fare in modo che la luce continui ad arrivare ai livelli inferiori. Se vi ricordate, ho fatto questa premessa prima proprio perché se dovessimo aggiungere della luce artificiale applicata sotto i livelli superiori, ovviamente il numero di piantine rimarrebbe lo stesso. Anche qui comunque bisogna lasciare lo spazio per i camminamenti. Supponendo di fare una struttura a 2 livelli per metro quadro, avremo che al primo livello ci saranno 16 piantine, mentre al livello successivo più alto
ce ne saranno 12. Questo naturalmente per permettere che la luce arrivi al piano più basso. Sinceramente questo sistema non mi entusiasma più di tanto, anche perché per diventare efficiente necessita comunque dell'applicazione di luci sotto i vari piani. Il sistema up and down fisso identifica una struttura sfalsata a 2 livelli in altezza. In questo modo si recuperano delle posizioni in più rispetto al semplice piano. È un po' assimilabile a quello a più piani, infatti anche il numero di piantine è identico. Parliamo sempre di 28 piantine al metro quadro. Il sistema up and down mobile. Questo invece è simile al precedente, ma necessita di una struttura regolabile in modo che si possono alzare e abbassare le file delle canaline. Questo può avvenire a singole file o a gruppi di 1 o 2 file alla volta, in modo da permettere il passaggio per la raccolta e la manutenzione. Questo sistema è molto più costoso dei precedenti perché necessita di motori e tiranti che azionano i sollevamenti, oltre che ad un sistema per il recupero delle soluzioni nutritive in uscita dalle canaline, ma deve essere un sistema mobile anche lui. Questa soluzione si presta bene per la coltivazione delle fragole, anche se il numero di piantine che ho utilizzato è sempre riferito al metro quadro per la coltivazione della lattuga. Struttura a forma triangolare. Questa forse è la struttura più utilizzata dai coltivatori di lattuga e di verdura a foglia verde in genere. È molto diffusa in India e in Sud America. Le strutture sono costruite con dei profilati di ferro a base quadrata da 3 cm per 3 cm e solitamente i 2 fronti della struttura sono a forma triangolare, ma alcune volte si possono trovare anche a forma trapezioidale. La base del triangolo, ovvero sia la larghezza della struttura, deve essere in funzione della superficie che abbiamo a disposizione, tenendo conto anche dei camminamenti, dell'altezza che possiamo raggiungere e soprattutto dell'approvvigionamento luminoso. Strutture a spalliera. Le spalliere sono delle strutture verticali con altezza massima di 2 metri per rendere agevole la raccolta e la manutenzione senza dover utilizzare scale o sgabelli. Le spalliere, sia singole che doppie, sono molto efficaci. Per vedere una loro applicazione potete guardare il video intitolato Vermiponica a San Diego. In questo video vedrete come Ruth, che saluto, ciao Ruth, e i ragazzi di Dark Nectar, ciao ragazzi, hanno implementato questa struttura per coltivare lattughe e altre verdure a foglia verde con la tecnica NFT, con soluzione nutritiva organica. Le doppie spalliere permettono un quantitativo di 56 piante per metro quadrato, calcolando che la struttura è larga 40 cm ed il necessario passaggio tra le spalliere deve essere di almeno 60 cm per garantire anche il passaggio della luce alle piante inferiori. Le ultime strutture di cui vorrei parlarvi sono quelle autoportanti. In questo caso le canaline fungono anche da struttura e si autosorreggono perché sono un tutt'uno. Nel video Idroponica Australia, le fragole, si possono vedere meglio questi tipi di struttura. Ci sono poi altre strutture di tipo diverso, ma per iniziare direi che queste sono più che sufficienti. Adesso vediamo i contenitori e i supporti per le piante. I contenitori sono dei vasetti retati o con dei fori e permettono alle radici di crescere ed espandersi all'esterno del vasetto, entrando in contatto con la soluzione nutritiva all'interno della canalina. Per quanto riguarda i contenitori, non sempre sono necessari. Sono però obbligatori quando utilizziamo come substrato di coltivazione l'argilla espansa o la perlite o qualsiasi altro materiale granulare. Nel caso in cui le piantine siano cresciute nei cubetti di lana di roccia o nei cubetti di spugna, che sono ideali per la germinazione e la crescita iniziale delle piante, possono essere facilmente inseriti nei canali di coltivazione senza vasetti. Come supporto per le piante si può usare anche del materiale gommoso per imballaggi, ma in questo caso devono essere inseriti nei vasetti. Con i contenitori e i supporti per le piante abbiamo terminato la descrizione dei componenti necessari per avviare un impianto NFT. Poi più avanti si potrà aggiungere anche un ossigenatore,
nel serbatoio, delle luci, dei controllori ambientali e tanti altri dispositivi per migliorare il nostro ambiente di crescita. Mi viene in mente anche che si potrebbe alimentare il tutto con un impianto fotovoltaico. Ma per il momento fermiamoci qua e passiamo alla manutenzione del sistema. Sì, perché una volta messo in funzione dovremmo gestire le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie. Ho cercato di elencarle tutte man mano che mi venivano in mente. La manutenzione del serbatoio. È importante mantenere il serbatoio pulito e monitorare regolarmente i livelli di pH della soluzione. Questo garantisce che le piante ricevano sempre i nutrienti necessari e aiuta soprattutto a prevenire l'accumulo di residui sul fondo. Ad ogni cambio di coltura è necessario pulirlo ed eliminare eventuali incrostazioni. La pulizia e sanificazione delle canaline. È importante pulire e sanificare le canaline periodicamente per rimuovere eventuali residui di nutrienti, alghe o detriti che possono accumularsi al loro interno. Questo può essere fatto utilizzando uno straccio ruvido imbevuto di una soluzione di acqua e aceto o un detergente specifico per l'idroponica. Dopo aver pulito le canaline è necessario sanificarle con una soluzione disinfettante per prevenire la crescita di patogeni. Questa è un'attività particolarmente importante da fare tra un ciclo di coltivazione e l'altro. Il controllo delle radici. Bisogna verificare regolarmente che le radici delle piante non ostruiscano il flusso della soluzione nutritiva. Le radici troppo lunghe o troppo dense possono essere potate, ma con un po' di attenzione. L'ispezione delle giunture. Bisogna controllare le giunture e i raccordi delle canaline per assicurarci che non ci siano perdite o blocchi del flusso della soluzione nutritiva. Bisogna sostituire eventualmente parti danneggiate o usurate. Il monitoraggio del flusso. Dobbiamo assicurarci che la soluzione nutritiva scorra uniformemente attraverso tutte le canaline. Un flusso irregolare può indicare un'ostruzione o un problema con la pompa. La manutenzione della pompa. Anche la pompa va periodicamente controllata. La pompa che alimenta le canaline deve essere controllata e pulita regolarmente per garantire che funzioni correttamente e che non ci siano blocchi. La pendenza. Verificare periodicamente che la struttura garantisca la pendenza idonea a far scorrere agevolmente la soluzione nutritiva nelle canaline di crescita. Ovviamente ci sono altre manutenzioni da mettere in programmazione, ma mi sto già dilungando troppo. Quindi passerei alle considerazioni finali. Abbiamo visto che il sistema NFT offre numerosi vantaggi rispetto alle coltivazioni in suolo, come ad esempio l'efficienza nell'uso dell'acqua e dei nutrienti. Infatti la soluzione nutritiva viene ricircolata riducendo in questo modo gli sprechi idrici. Il flusso continuo della soluzione assicura che le radici siano ben ossigenate, favorendo una crescita sana e vigorosa. Le piante crescono più velocemente rispetto ai metodi tradizionali grazie all'apporto costante di nutrienti e soprattutto di ossigeno. Il sistema NFT è particolarmente adatto a coltivare piante a crescita rapida, come appunto la lattuga, alcune brassicacee, le erbe aromatiche e talune varietà di fiori. Insomma, il sistema NFT è un metodo efficiente e sostenibile che può essere utilizzato sia a livello industriale sia hobbistico. Direi che abbiamo dato una completa visione della tecnica di idroponica NFT. Quindi nei prossimi video troverete dei tutorial passo passo per realizzare un sistema NFT completo. Intanto vi ringrazio per aver guardato questo video. E se avete domande o volete saperne di più sull'argomento dell'idroponica, lasciate un commento qui sotto. Non dimenticate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sintonizzati sulle uscite dei prossimi video, sulle coltivazioni fuori suolo. Buona idroponica a tutti! Ciao!